Ciao, sono Davide. Allora, oggi facciamo la coppa stagionata. Allora, gli ingredienti sono pochi, sono semplici, basta soltanto seguire alcune semplici procedure e vedrete che otterrete un prodotto eccezionale. Come prima cosa dovete procurarvi una coppa di maiale. La coppa di maiale andate dal macellaio, gli chiedete una coppa intera, possibilmente senza osso, perché sennò poi vi troverete in difficoltà con il disosso, insomma vi farà più comodo magari già disossato, oppure se siete già esperti la prendete con osso, spendete qualcosina di meno perché avendo l'osso costa un pochino meno al chilo. Allora io l'ho già disossata, ho una coppa che l'ho tenuta da tollettare, quindi vado a dare una sistemata alla coppa, diciamo, tiro via il grasso in eccesso, insomma le parti che secondo me non vanno bene. Allora, questa coppa qua è 3,6 kg, così com'è. Poi dopo la andiamo a pesare successivamente per vedere cosa rimane e poi prepariamo, il sale e i vari aromi da metterci sopra. Allora, cominciamo. Vado a tirarmi via questa parte qua sopra che è molto grassa. Tutte le parti, cerchiamo di dargli un aspetto tondeggiante mentre la rifiliamo, diciamo. Cercherò di tirare via il più grasso possibile esterno, perché comunque voi sapete che la coppa è un pezzo abbastanza grasso, è un pezzo molto ricco di grasso al suo interno, quindi se esternamente cerchiamo di lasciargli il magro è molto meglio, ecco. Logicamente con quello che ci sto tirando via si possono fare diverse cose, potete macinare, fare un ragù, non è un problema, o comunque potete utilizzarla anche come carne per fare la salsiccia. Se siete in lavorazione in casa, diciamo, state facendo un po' di prodotti di macelleria, potete tenerla da parte per fare il misto, per fare la salsiccia o anche per fare il salame. Allora, secondo me un altro pochettino. Ecco, state attenti che non ci siano delle ossicine, perché è facile che con il disosso sto tirando via con ossicino, che con il disosso rimangano dei pezzettini di ossa proprio vicino da questa parte qua, che adesso vi faccio vedere, diciamo questa parte qua che è quella che è attaccata all'osso, ecco. Perfetto, sono soddisfatto. Allora, è rimasta circa 2,6 kg, l'ho pesata, adesso andiamo a preparare il sale e gli aromi. Normalmente si utilizzano, perlomeno quello che riguarda la mia preparazione, io utilizzo 35 grammi di sale ogni chilo di prodotto. Io utilizzerò del sale medio di Cervia, sapete che io utilizzo solo quello lì per fare i salumi. 35 grammi, quindi sono 70, andremo a mettercene 95, un etto di sale, va bene, non succede niente se ce n'è qualcosa di più, anche perché in molti la salano così un po' a occhio, ecco, quindi io utilizzerò un etto di sale. Poi dopo ci metterò 6 grammi di pepe nero macinato, ci serviranno 3 spicchi d'aglio che adesso li andrò a schiacciare e a preparare una pasta, 2 stecche di cannella e 5-6 chiodi di garofano. Questi qua sono gli aromi che io metto nella coppa. Allora adesso io metto da parte un attimo
la coppa e vado a preparare l'aglio. 3 spicchi sono sufficienti per una coppa, diciamo, ok? Adesso io lo andrò a schiacciare in questa maniera. Ok, una volta schiacciato in questa maniera qua, prendo non il sale grosso, prendo un pochettino di sale fino e ce lo vado a mettere sopra, proprio 2 pizzichi così, e con un coltello vado a schiacciarlo ulteriormente per creare una specie di pasta. Ecco qua. Allora, una volta creata questa pasta, inizio a unire gli ingredienti. Mettiamo il sale in una ciotola più grande. Vado ad aggiungere i miei 6 grammi di pepe nero, i chiodi di garofano che vanno messi così, non spezzettati, e poi dopo le bacche di cannella, le stecche di cannella, le andiamo a sbriciolare in questa maniera, a mano proprio. Ovviamente se non vi piace il gusto della cannella non gliela mettete, però un pochettino ci sta, ok? Come vi ripeto, è la mia dose, è la mia concia, ok? E poi ci vado a mettere dentro la pastina, vado a mescolare il tutto. Perfetto. Allora, adesso mi sono procurato, vi procurate, io mi sono procurato una teglia forata in maniera che la mia coppa possa sgocciolare, perché come sapete il sale ha proprietà estrattive e quindi questo che gli andremo a mettere sopra andrà a estrarre, a tirar fuori tutto il liquido o la maggior parte del liquido che c'è dentro la coppa. Quindi ce l'appoggio dentro e vado a massaggiarlo con il sale poco alla volta. Allora, io ho un frigo dedicato dove andrò a mettere la coppa. Se voi la fate a casa, siccome dopo andrà tenuta in frigo, se questa operazione qua la fate all'interno di un sacchetto, la salatura, diciamo, di quelli alimentari, come avete visto anche nel video della Bresaola, l'odore, il profumo dell'aglio, perché si sentirà un profumo forte di aglio, non vi andrà a invadere il frigo, diciamo. E 2, gli odori che avete nel frigo, perché sapete che nel frigo ci sono gli odori, avete una cipolla, avete il brodo, tante cose, potrebbero andare a intaccare, diciamo, un po' il gusto della carne, perché nel frigo, diciamo, col freddo la carne un po' si dilaterà per via del sale anche, e quindi potrebbe assorbire anche gli odori del frigo. Quindi io vi consiglio, se lo mettete nel frigo di casa e ve lo fate in casa, la mettete dentro un sacchetto con tutta la concia, lo chiudete e poi dopo lo riponete nel frigo. La domanda successiva è: il liquido che fa vuole estratto tutti i giorni, anche perché adesso andrete tutti i giorni, ha bisogno di una massaggiata e una girata la coppa, ok? Questo per 4-5 giorni, ok? Dipende anche un po' dalla dimensione. Allora, questo qua vi ho detto che è rimasto 2,6 kg, io ce la lascerò 4 giorni, non di più. Sì. Bene, ci vediamo fra 4 giorni. Allora, sono passati 4 giorni, come vi avevo detto all'inizio del video. Nel frattempo è venuto lo zio Giorgino a trovarmi. Sì, o sì. E allora l'ho ingaggiato per fare la legatura e l'insacco della coppa. Qui non si scappa. Qua, quando arriva lo fermo sempre, visto che ho un paio di lavoretti da fare, quindi lo troverete anche in qualche altro video
che più avanti uscirà, non so, tipo il lonzino o il salami o altre cose. Comunque andiamo avanti, vedremo. Allora, caro Giorgino, la coppa è pronta. Io sono pronto, mi pulisco le Bene, mani. allora, abbiamo detto che la insaccavamo. Quindi non utilizzerò un budello naturale, ma utilizzeremo questa manica, Il budello sintetico. che è un budello sintetico. Sì, sì. Io vi metterò poi sotto nell'info box il link dove trovarla, perché è molto comoda questa qua e non scade. E fa di tutto, si fa di tutto. Ecco, mi chiedete sempre se si può avvolgere in una pezza, in un canovaccio. Voi questa qua va al metro, ne va prendete bene un po'. per forno, non forno, va bene per tutto. Ok, quindi adesso lui ne taglierà un pezzettino, dico bene. Sì, quel tanto che ci vuole, che serve. Nel frattempo ha già controllato la coppa, che Signor sì, bene, mi ha già sgridato. Comunque va bene. No, però va bene, dai, va bene così. Prendiamo la coppa, Bravo, va bene. la mettiamo sopra il telo, facciamo così. Per prendere la misura, esatto. Vi dico che di questa manica qua ne esistono 2 o 3 misure, forse più 3 che 2. Anche questa qua è una misura media, cioè più grande e un po' più piccolina. C'è il 16, il 18, il 20 e il 22, c'è anche il 26. Ok, quindi ci si può fare anche la mortadella. Sì, la pancetta che ho fatto col 26. Ah, la pancetta del famoso video. Bene, quindi adesso cosa La ci mettiamo dobbiamo? là. Adesso noi prendiamo la coppa, Io ti libero intanto, Esatto. Questo non serve più. prendiamo la costa del coltello, facciamo la prima, diciamo così, Vai a tirar via quello che io ho messo, che Esatto. può essere la cannella. non del tutto, ma in gran parte, diciamo, e facciamo così. Non c'è bisogno di fare i miracoli, Quindi non vuole lavata. io non la lavo mai. Ecco Davide, guarda, non c'è bisogno di fare delle cose molto strane. Prendiamo via solo i più rossini che sono lì, perché noi questi poi ci servono per gli odori che restano dentro immagazzinati. Ecco. Ok Davide, andiamo a vedere se... Sì. Ecco, Allora adesso lui sta controllando se ha preso il sale, dico bene? signor sì. Perché il rischio è quello che abbia la calda, noi diciamo la calda. Infatti lui adesso la va ad annusare. Sì, E pare da che lì- andiamo molto bene, E da lì si sente se Sì, ha si vede. quell'odore di verro, Sì. di verro, dico bene, Ma si vede anche nel colore della carne, vedi che ha quel marroncino, che rosso spento, vuol dire che ha preso il suo sale. Esatto. Ecco, questi qua li mettiamo lì, Sì, appoggia pure. prendo un pezzo di carta, facciamo così, prendiamo un pezzo di corda e ci leghiamo la nostra, Adesso te la tiro giù, questa qua così è più comoda. prendiamo la nostra manica e la facciamo così, vedi, vedi, la doppiamo così, lì, poi la mettiamo così ancora, se tu me la tieni lì, Certo. io ci faccio il nodino, giriamo, E il nodo anche dall'altra parte. è un nodo anche dall'altra parte. Ecco, così. Non va più via. Prendiamo via quella corda che c'è in più, prendiamo la nostra manica, detta manica, la mettiamo a bagno in un po' di acqua tiepida, così Allora, questa cosa qua farà riattivare un pochino rinviene, il diciamo. rinviene e si dilaterà, dico bene anche. Non è che si dilati, rinviene lei, proprio si ammorbidisce. Perché prima vedi com'è secca com'è. Sì, Adesso diventa più elastica. diventa più elastica, un pochino più elastica. Insomma. Quindi appena tuffata, è il tempo di bagnarla un pochettino. Basta, la asciughiamo con una mano, la prendiamo, mettiamo dentro la nostra coppa. Ecco, guarda. Bella aderente, mi raccomando, tutta l'aria deve uscire. Ma poi abbiamo il buca salame, il fuori salame. Abbiamo
il nostro buca salami e facciamo dei piccoli fori così. Ok, Intanto per cominciare. tanto per cominciare, vedi? Vedi come va bene là? La rileghiamo qua. Dunque la corda l'abbiamo messa qua. Ah, pardon, l'avevo davanti agli occhi e non l'avevo vista. Ti tengo? Sì, sì, no, qui. La metto là perché là mi è più alla mano. Io sono mancino, lavoro meglio. Questo è quello che c'è in più. Sì, porto a casa. La metti nella pignata quella lì. Quindi un classico nodo, è semplicissimo. Fino a qua è tutto facile, dopo andiamo a fare la classica legatura. Ecco, se avete fatto caso, ha preso diciamo, il fiorellino, questo qua che rimane, e l'ha legato a metà. Esatto. Adesso noi facciamo così. Andiamo lì. Fa come il salame, esatto. Ripassiamo qua. Io lavoro un po' più in stretto di te. Sì. In che senso? Che tu hai il tuo laboratorio. Si capisce. Dove sono un pochino più agevolato, direi. Sì, quando uno ha i suoi spazi. Questa qua è una legatura a 6 corde, dico bene? Sì, 6 corde. Peccato che quella corda lì si attorcigli così, vedi? Adesso noi facciamo così. E farete praticamente la struttura che andrà a sorreggere la coppa. Adesso voi vedete che il budello è molto staccato dalla carne, ma quando andremo a farci la legatura laterale, diciamo, sarà tutta un'altra sarà cosa. tutta un'altra cosa, ecco. Direi che siamo perfetti. Allora, adesso andiamo a stendere le nostre corde presso poco più o meno uguali. Quindi adesso tu ci fai un nodo scorsorio, no? Vedi? La strangola cani. Strangola can. Lì. Poi partiamo, ci mettiamo così. Bisogna tirare e nel frattempo con la mano, in questo caso la sua mano sinistra, va a formare la coppa, la tiene schiacciata in maniera da dargli la tipica forma che è della coppa estiva, insomma. Questo qua si chiama coppa estiva. Coppa estiva, coppa d'estate, coppa estiva. Sì. E man mano vedete che il budello va a aderire perfettamente alla carne e poi dopo la andremo a forare naturalmente per far fuoriuscire l'aria e eventualmente il liquido che si formerà durante, diciamo, la stufatura. La stagionatura, Sì, i primi 2 giorni che dovrà rimanere a sgocciolare un po' fuori dal frigo, dico bene? Sì, anche mai messa in frigo questa per il momento. Stava tenuta in un ambiente fresco, ma fuori dal frigo. Quindi però i primi 2 giorni rimane a temperatura ambiente. Sì. Ecco, poi dopo andrà messa, intanto scusami se io Prego, divago, però mi interrompe se sbaglio, ok? Vai tranquillo. Allora, ha 2 giorni fuori frigo in maniera che lei finisca di sgocciolare. Anche 3. Anche 3 giorni. E poi tu consigli di girarla? No, Sempre appesa da un lato. La pesa è abbastanza così. Dopo i 3 giorni, come dice Gino, andrà messa in cantina. In cantina fresca, la temperatura ideale va dai 13 ai 18 gradi. Sì. E l'umidità 75-80%, sarebbe l'ideale. Anche l'85. Anche l'85%, però capisco che non è facile avere questi parametri, difatti esistono degli armadi frigo che si chiamano stagionelli, che costano un occhio della testa, però per uno che fa i salumi sarebbe molto importante averlo, perché così va tranquillo. Sapete che poi dopo i salumi, come avete visto, non ha conservanti, non ha sal nitro, l'unico conservante è il sale. C'è sempre il rischio, dico bene, che sempre si possono contagiare, sì, potrebbe
molti hanno paura del botulino, dico bene, però Sì. se voi lavorate la carne bene, la tenete sotto mora, sotto sale, scusate, il tempo che ci vuole è in frigo, lavorate sempre nel pulito, direi che non ci dovrebbero essere problemi, capito? E la carne è di prima qualità, mi raccomando, non prendete la carne lofi. Mai la carne surgelata, eh? Ecco, se fosse possibile non utilizzate neanche quella che è stata sottovuoto, ok? È venuto. Prendete la carne fresca appena disossata. Guardate il budello come è andato ad aderire bene. Praticamente abbiamo già completato l'opera, dico bene. Ecco qua la coppa. Allora, 100 giorni. 100 giorni. 100 giorni, dai 90 ai 100 giorni di stagionatura. Noi abbiamo quella che abbiamo fatto 100 giorni fa. Allora, abbiamo la coppa che abbiamo messo a stagionare 100 giorni fa, più o meno, Più e o questo meno. qua è il nostro risultato, ok? Sì, In esatto. realtà l'aveva tenuto lui nella sua cantina a Solara e me l'ha portato oggi, quindi andiamo a vedere come diventa la coppa dopo 100 giorni, ecco. Va bene qua? Sei perfetto. Intanto io inizio ad aprire. Mi auguro che di fare bella figura. Ah, adesso te lo dico quando la vedo. Sì, direi proprio di. Ah, non sbaglia mica, Questa qui, Salute, alla tua, questa, caro figliolo, non sbaglia mica più, mezzo bicchiere. Mezzo bicchiere. Mezzo bicchiere, perché dopo se devo andare a casa non vorrei sì. andare a incontrarmi con delle storie. No, è meglio di no. Allora, se la usate tutta la coppa la mettete a mollo un po' nel vino per pelarla. Sì, bravo Davide. Oppure se dovete anche conservarla sotto vuoto perché magari è una coppa intera Altrimenti aperta. fate come faccio io, Sentiamo? la scamiciate così. Poco alla volta. Però quella che vi rimane, se volete già pelarla e metterla sotto vuoto, così quando avete fretta la tirate fuori dal frigo e la affettate senza dover fare quello che sta facendo lui, perché è un pochettino, vedete, il budello è un po' resistente a. Sì, Ci vuole un po' di pazienza, ecco, insomma, però se voi la pelate tutta prima, dopo la dovete conservare sotto vuoto. Ecco, Mi Davide, raccomando, vedi? perché sennò diventa secca. Già scamiciata, hai visto? Ecco. Sei perfetto. C'è gente, sai cosa fa, Davide? Te lo voglio dire. C'è gente che fa diversamente. Tiene questa camicia, la tiene senza romperla, poi una volta affettata, quando si è accorciato, questo Lo gira sulla faccia. girano sulla faccia. C'è gente che fa così. Allora, io sono curioso di sentire perché. Si capisce, vorrei vedere. Intanto ho già messo 2 fette di pane come al solito a scaldare, anzi le vado a girare perché non vorrei che si bruciasse. E No, è bella, Davide. posso sentire il profumo. Io vorrei vedere. Oh, Fantastica, ragazzi. Ma guarda che roba, bella. Io potrei sentire anche il gusto, il suo Mi sembra giusto. È giusta di sale. Beh, scusa. Direi di sì, Davide. Ne faccio 2 fette da mettere sul pane perché. A me poi dopo, tante volte la coppa mi piace anche mangiare un po' grossina. Perché un po' ti rimane in bocca, per un po' la tieni lì e ti fa passare. Perché è muscolosa. Esatto, ti fa passare E un ha po'. quel muscolo che tu lo tieni in bocca tipo chewing gum. Noi diciamo che lo riesce a biasare. Che da biasare. È bella, buona. Sì. Va bene, vado bene come affettatore. Sì. Allora, prendiamo il pane, intanto l'altra si scalda, giusto per la foto di rito, ecco. Là. Questo è venuto un po' altino. Poi le metti sopra metà che mangiamo metà. Bravo. Metti sopra anche l'altra. Questa è venuta un po' grossa, la mangio dopo come c'è. Ah, ho capito. Ah, se tu vuoi, io ce la metto tutto, Dai. Una promo. Alla salute. Salute, grazie.
È da sposare quest'uomo. Grazie, gli ha fatto. Basta. Oh, basta così. Sì, alla salute, Davide. Scusa, non lo Niente. faccio più. È la salute dei nostri ospiti. La salute vostra. Ah, è un abbinamento questo qui che Fantastico. meglio di così non c'è mica niente. Beh, è una cosa improvvisata, però va bene, dai, ci sta. No, dico l'ambrusco coppe. Ah, sì, mi gira già la testa. Va bene, chiudiamo il video perché sennò lo mangiamo tutto qua. Signori, grazie della visione, spero di essere stato chiaro. Ringrazio Giorgino per la visita. No, è un dovere quando viene qua. Comunque intanto che qua gli Lo facciamo facciamo fare delle volentieri. altre cose, lo rivedrete anche in un altro video. Va bene, se vi volete iscrivere al canale cliccate qua e per le domande sotto nell'info box. Spero di aver detto tutto per le dosi, ma ve le metterò sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!